Benvenuti al percorso di decrescita personale. L'argomento di oggi dovrebbe essere sviluppato in molte ore di video, ma sinceramente non mi sento di realizzare il sequel del Signore degli Anelli, quindi sarò molto breve e diretto sull'argomento che voglio trattare. Quando finirete di ascoltare questo video non sarete più le stesse persone, non perché il contenuto descritto vi cambierà la vita, magari per qualcuno sarà anche così, ma perché le cellule del nostro corpo sono in continua evoluzione. Pensate solo che le cellule della pelle si rinnovano completamente in 4 settimane e letteralmente abiterete in una nuova pelle. Ogni altra cellula del corpo ha tempi di ricambio diversi, ma è stato dimostrato che in circa 7 anni ogni singola cellula viene sostituita con una nuova. Tutto questo fatto eccezioni per le cellule nervose, destinate solamente al deperimento se non sono coltivate e allenate a dovere. Praticamente in 7 anni siamo letteralmente persone nuove. Tutto è cambiamento, tutto è evoluzione. Questa evoluzione viene interrotta solamente quando l'energia presente nel nostro corpo si interrompe, fermando così il ricambio cellulare. Per fare un esempio più leggero, l'acqua che scorre è bella, fresca e trasparente. Appena però l'acqua ristagna, ovvero si ferma, nell'arco di pochi giorni diventerà facile preda di batteri che la renderanno putrida. Quindi, per fare un sunto, l'energia e il movimento generano la vita, l'evoluzione e il ricambio, mentre chi si ferma è perduto. Durante il corso di crescita personale e spirituale tenuto a febbraio 2021 abbiamo toccato un argomento cardine, l'autostima. Facendo una stima di noi possiamo imparare ad amarci, stimarci e accettarsi così come siamo, diventando più sani e meno vulnerabili rispetto anche al mondo esterno che ci circonda. Oggi non sono qui per parlare di autostima, ma per chiarire il concetto dell'accettazione di noi stessi. Chi non si accetta lotterà costantemente con se stesso e il risultato finale lo potrete scoprire da soli. Mentre chi impara ad accettarsi con i propri difetti e pregi avrà sicuramente un ottimo punto di partenza su cui iniziare a lavorare e migliorarsi. Con una sana dose di consapevolezza, una persona potrà farsi una sorta di fotografia del momento presente, dichiarando apertamente tutto ciò che adora di se stesso e tutto ciò che odia di più profondamente. Tutto questo avverrà senza nessun tipo di lotta interna, è semplicemente una constatazione amichevole verso noi stessi. Ogni persona avrà il proprio percorso, la propria esperienza di vita e il proprio lavoro da fare per accettarsi nel corpo e nella mente. Ma tutto questo nascerà con lo scopo di portare equilibrio e felicità nella propria vita. Accettarsi, però, non deve voler dire accontentarsi o fermarsi, altrimenti sarà come dichiarare sconfitta verso una parte di noi stessi. Accettarsi vuol dire accorgersi di come siamo nel momento presente, avere una sana lucidità di come vogliamo diventare e agire di conseguenza. Per fare un esempio pratico, una persona con qualche chilo di troppo può tranquillamente accettare il suo corpo nel qui e ora, prendendo atto dei propri comportamenti dannosi che hanno portato a quello stato e senza autocolpevolizzarsi troppo e denigrarsi, definire in tutta pace mentale cosa vorrà fare di quella determinata caratteristica, se mantenere quello status di sovrappeso oppure se agire per tornare al proprio peso forma. Altra situazione è quella di non accettarsi per come siamo diventati, iniziare un processo di lotta interna che ci farà sentire più brutti, inutili, colpevoli e senza via d'uscita. Questa seconda opzione è sicuramente più facile da attuare, ma porterà a conseguenze molto più disastrose. Accettarsi non vuol dire piacersi obbligatoriamente, ma vuol dire smettere di combattere contro noi stessi. Adesso però voglio tornare all'esempio dell'acqua che diventa putrida quando si ferma. Accettare il momento presente non deve voler dire che ormai siamo felici e in equilibrio, anche con tutto ciò che non ci piace di noi, ma vuol dire iniziare a farsi delle sane domande su come poter migliorarsi avendo un punto di partenza molto più chiaro e realistico. Posso accettare una parte del mio corpo o del mio carattere, ma non è detto che mi debba anche piacere. A questo punto ci troviamo davanti a un bivio. Io mi amo e mi accetto così come sono, ma per apprezzarmi, per valorizzare la stima che ho di me, come posso agire?
cosa posso migliorare. Se stimo di avere difetti comportamentali che mi fanno stare male, posso iniziare per esempio un percorso di crescita. Se ho qualcosa del mio corpo che voglio modificare e migliorare, nessuno vieta di farlo, visto che sarà un comportamento che mi farà stare bene. Quello che per una persona può risultare superfluo o inutile, per un'altra potrebbe essere la vita stessa. Chi ha una pelle perfetta non potrà mai capire la necessità di una persona che ha sofferto di acne. Chi ha denti bianchi e diritti non potrà capire chi soffre per denti meno perfetti. Chi è sempre stato magro non può concepire tutte quelle cure dimagranti. Chi è ricco potrebbe non apprezzare la povertà. Chi ha una personalità equilibrata non potrà concepire coloro che hanno scatti di ira o sono depressi. Queste differenze le ho scritte solo per farvi capire quanto inutile sia giudicare al di fuori di noi stessi. Spesso ciò che io posso reputare superficiale, per un'altra persona potrebbe voler dire essere felice e in equilibrio. Del resto, accettare se stessi può voler anche dire non agire per migliorarsi ulteriormente. L'importante è rimanere in pace e coerenti con noi stessi, senza rimorsi e lotte interiori. Sembra che chi si è evoluto spiritualmente non meriti la felicità, la bellezza o la ricchezza. Il saggio deve essere brutto, sporco e vestito di stracci, e magari senza alcun tipo di comfort. Invece il saggio può essere chi vuole e quando vuole, perché sta bene con se stesso, ha un sano giudizio di sé e non giudica le altre persone. Detto questo, fate il vostro autoscatto. Come vi sentite? Cosa è cambiato in voi? Quali sono gli aspetti che potete migliorare? E secondo voi, cosa è perfetto? Siete felici? Cosa potete fare per essere ancora più felici? Fate un bel respiro e cessate ogni lotta contro voi stessi. In questo momento siete perfetti così. Buona vita a tutti.